Buonasera amici nerazzurri, benvenuti a una nuova puntata di Extra Time, l'appuntamento del lunedì sera per rivivere insieme Inter-Napoli con dati, statistiche e un importante approfondimento tattico, come sempre in compagnia di Massimo Paganini. Ciao Massimo. Ciao Federica, buonasera a tutti. E Alberto Santi. Ciao Albi, ben ritrovato. Ciao Federica, ciao Massimo, ben ritrovati. Buonasera. Subito allora i temi di questa puntata, partiamo dal primo, pareggio interlocutorio, Rafinha in crescita, Gagliardini e Brozovic promossi e poi infine la zampa di Giampaolo, la nostra prossima avversaria nel lunch match della 29esima giornata di campionato. Un punto guadagnato quello contro il Napoli? Beh, direi di sì, è stato un buon punto comunque, al di là di tutto, dopo un periodo molto lungo nel quale le cose non sono andate proprio benissimo, c'era bisogno di una scossa, c'era bisogno di un segnale positivo da parte della squadra che credo sia avvenuto al di là di tutto. È vero che la prima impressione è quella che il Napoli sia venuto a Milano a dominare, poi però riguardando la partita, rivedendola bene, ci sono dei punti, dei dettagli che poi andremo a sviluppare nell'arco ovviamente della puntata, che depongono a favore della squadra e della piccola crescita sicuramente che c'è stata, ma già il fatto che c'è stata una crescita diventa importante e quindi fa ben sperare per il proseguo della stagione, insomma. Spalletti ritrova le certezze che si erano un po' smarrite nelle ultime giornate? Beh, magari tutte le certezze no, perché quelle secondo me le ritrovi vincendo più partite consecutivamente, però sicuramente è un pareggio che lascia ben sperare, soprattutto secondo me gli ultimi 20-25 minuti, forse complice il fatto che Napoli ha attaccato un po' di più, ci sono stati un po' più di spazi. L'Inter e San Siro si sono un po' esaltati in quei momenti lì, non siamo poi riusciti a sbloccare la partita, proprio in generale mi sembra un passo avanti e secondo me per certi versi a me ricorda un po' la partita con la Roma, nel senso che l'Inter contro la Roma forse meritava qualcosa in più, era stato colpito un palo, aveva creato qualcosina. Adesso però bisogna riuscire a gestire meglio quelle che sono le energie positive, con una buona partita contro una squadra che ha dominato il lungo e il largo del campionato, tranne queste ultime due partite, ti può e ti deve dare. Spalletti si è affidato al solito 4-2-3-1, Massimo però inedito negli interpreti dal primo minuto. Ha azzeccato secondo te le scelte? Beh, direi di sì, mi è piaciuto molto anche Rafinha perché sta crescendo, ha giocato più palloni e sicuramente ha toccato più palle con qualità, quindi sicuramente la squadra ne ha tratto beneficio della sua crescita, è stato il giocatore che ha legato meglio il gioco, anche Gagliardini e Brozovic hanno fatto un'ottima gara, soprattutto in fase di interdizione. È vero che nella fase di costruzione l'ultimo passaggio, il passaggio determinante non è avvenuto come poteva essere, però direi che il percorso che c'è è stato buono, cioè, dal punto di vista proprio dell'attenzione sul piano difensivo la squadra per me ha fatto un'ottima gara, considerando chi aveva di fronte, perché è chiaro che non è una gara ottima, sarebbe stata ottima in assoluto, considerando che aveva di fronte il Napoli, una squadra che è in grado di mettere in grande difficoltà qualunque avversario, perché verticalizza molto, perché fa del possesso palla la sua arma vincente, ma non un possesso palla sterile, un possesso palla finalizzato poi alla verticalizzazione e alla conclusione. L'Inter ha giocato un'ottima partita, quindi il percorso di crescita è proprio quello mentale, di attenzione, di concentrazione, di determinazione, di applicazione all'interno della gara. Poi è chiaro che da lì serve più qualità, soprattutto nella fase di rifinitura e di conclusione, per poter mettere in difficoltà e creare di più, senz'altro dal punto di vista proprio delle occasioni create. Cosa è mancato ieri sera? Beh, è mancato il gol inevitabilmente, purtroppo sta mancando un po' troppo nell'ultimo periodo, forse più in generale nel 2018 segniamo poco e anche ieri oltre al palo e qualche buona occasione in rapidità, anche ieri abbiamo creato relativamente poco. È chiaro che, come diceva giustamente Massimo, la prestazione di ieri contro il Napoli è considerata positiva, anche perché il Napoli comunque è una squadra che tiene tanto il pallone, fa tanto possesso. È chiaro che adesso staremo a vedere poi nelle prossime settimane l'Inter contro squadre che fanno meno gioco rispetto al Napoli si troverà a dover fare la partita e purtroppo nell'ultimo periodo l'Inter, che doveva fare la partita, non l'ha fatto e i risultati l'hanno confermato. Se guardiamo alle partite giocate contro le medio-piccole, l'Inter in questo girone di ritorno ha deluso. Speriamo che chiaramente questa partita però possa essere benzina nelle gambe e nella testa dei giocatori. È arrivato il momento delle quote B-Win. Francesca Belussi. Nel prossimo turno di campionato di Serie A l'Inter sarà impegnata in trasferta contro la Sampdoria. Andiamo quindi subito a vedere le quote dell'1x2. Troviamo l'1 a quota 2,85, la X a 3,30, il 2 a quota 2,40 e vi propongo anche le quote dell'Under Over 2,5. Vediamole insieme. Ci saranno più di 2 gol e mezzo a 1,80, meno di 2 gol e mezzo a 1,90. Tante altre quote su bwin.it.